L'avvertimento di Erkan Merik alla sua compagna Azal Suba ha scosso tutto il mondo del gossip. Niente teatrini sotto i riflettori. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di cominciare, se vi piacciono i retroscena e i dettagli che nessuno vi racconta, iscrivetevi e sosteneteci. Qui le verità sussurrate diventano storie da ascoltare fino all'ultimo secondo. Oggi entriamo nella vicenda che tutti commentano ma che pochi osano spiegare davvero. Le voci, i silenzi e quelle mosse studiate che stanno segnando le ultime settimane tra Erkan Merik e la sua amata Azal Suba. Li avete seguiti, li avete visti crescere, vi siete affezionati a quella chimica inconfondibile che li ha resi una coppia di cui parlare sempre. Eppure, dall'inizio dell'anno qualcosa è cambiato. Un cambio di ritmo, un'aria tesa ma contenuta, una regola non scritta. Quello che riguarda loro rimane tra loro. O almeno, questo è quello che Erkan sembra aver imposto con decisione. Chi conosce Erkan Merik sa che sul set è magnetico, ma lontano dalla macchina da presa è un uomo che difende la riservatezza come un credo. E chi segue Azal Suba sa bene quanto lei ami dialogare con chi la sostiene, quanto le piaccia raccontare piccole cose, gesti quotidiani, dettagli di backstage che la rendono vicina e reale. Negli ultimi mesi, però, i loro universi hanno sfiorato un punto di attrito. Secondo chi sta vicino alla coppia, dopo Capodanno Erkan avrebbe fatto capire chiaramente di non volere la loro storia sbattuta sulle onde di tutti. La frase che è filtrata dalla sua cerchia più stretta è una dichiarazione senza fronzoli. Vuole vivere l'amore in modo autentico, senza che ogni sguardo o ogni frase finisca trasformato in argomento di discussione. Niente sceneggiate online, niente allusioni destinate a scaldare i commenti. Le intenzioni sono limpide, proteggere ciò che conta. Eppure, per Azal la condivisione è stata a lungo una forma di gratitudine verso i fan, un patto di fiducia che l'ha resa amata e compresa. Così, quando quella porta si è chiusa, i follower se ne sono accorti subito. Dopo Capodanno non sono comparsi insieme a eventi, non sono apparsi nelle solite foto rubate in locali affollati o in uscite casuali. Nessun videoclip tenero, nessuna risata a due catturata tra le storie, niente vicinanze intorno a un tavolo elegante o a una premiere luminosa. Una pausa che ha fatto notizia. I siti di gossip hanno lanciato il tema del giorno, i fan hanno scavato nelle timeline, gli osservatori più attenti hanno ricostruito un puzzle di indizi, una didascalia più neutra del solito, un tag in meno, un like sparito. Piccole omissioni che, sommate, fanno una questione enorme. Allora che cosa significa questo silenzio? E come si concilia con la fame di contenuti che domina i social? Le indiscrezioni insistono su un punto. Erkan sta disegnando con fermezza i confini. Crede che l'amore cresca se riparato dal rumore, se custodito nei dettagli che non diventano spettacolo. Ha sempre avuto questa sensibilità, ci raccontano. Ma adesso ha chiesto che venga rispettata con rigore, senza eccezioni. Niente frasi ambigue, niente giochi per far parlare la rete. E a quanto pare, Azal ha accolto la richiesta, modulando il suo modo di comunicare. Lei non smette di essere brillante, non rinuncia alla freschezza che la contraddistingue, ma misura ogni gesto. Le foto adesso parlano più di lavoro, di progetti, di passioni, la scena, le letture, la forma fisica, l'energia. E quando spunta un accenno alla vita privata, è come una finestra socchiusa, un raggio, un profumo, una traccia lasciata lì, senza amplificatori. Una scelta che ha diviso la rete. C'è chi applaude Erkan per la coerenza e chi, al contrario, rimprovera a Azal un eccesso di discrezione, quasi fosse un tradimento al patto con i fan. Dov'è finita quella spontaneità? Chiedono alcuni. Altri ribattono. È così che si difende un sentimento vero. Tra commenti e ipotesi, il dato oggettivo è uno. Da inizio anno i due non si sono mostrati insieme in nessuna occasione pubblica. Gli inviti ci sono stati, assicurano più fonti, e alcune presenze avrebbero fatto comodo a entrambi sul piano mediatico. Ma la decisione è stata un no condiviso, un fronte compatto per fermare il carosello. Un modo secco per dire, non ci troverete dove cercate scintille. E qui la storia prende una piega interessante. Perché non si tratta di una rottura, né di una strategia per creare attesa. È una linea etica che ha l'impronta di Erkan e il rispetto di Azal. Naturalmente, quando una coppia così osservata smette di offrirsi allo sguardo continuo, la fantasia corre. È successo qualcosa? Chi ha imposto il giro di vite? Quanto durerà? I sussurri si moltiplicano.
Qualcuno tira fuori episodi del passato per dimostrare che Erkan è sempre stato allergico alle invasioni. Altri ricordano come Azal abbia spesso raccontato con leggerezza momenti della sua vita, trovando in questo una forza empatica rara. Ma le voci più insistenti convergono su una scena precisa, un confronto affettuoso ma fermo, in cui lui, con calma, le avrebbe chiesto di preservare ciò che li unisce dal disordine dei feed. Non sarebbe stato un ultimatum, bensì una richiesta ragionata. La nostra storia deve restare nostra, senza che i social la consumino. La frase, riportata da chi giura di averla sentita, non suona come censura, bensì come promessa. Se teniamo lontani i riflettori inutili, quello che conta diventa più forte. Azal, dicono, ha compreso il senso della richiesta. Ha sorriso, ha riflettuto e ha deciso di procedere con delicatezza. Non perché non le importino i fan, ma perché la fiducia con chi la segue non si misura solo con la quantità di foto, bensì con la sincerità delle scelte. In mezzo a tutto questo, il termometro del web ha dato risultati contrastanti. Alcuni utenti hanno interpretato la svolta come un passo adulto, una maturità che raramente si vede quando la popolarità corre veloce. Altri hanno percepito un raffreddamento, come se il silenzio fosse un velo su qualcosa che non si vuole mostrare. In realtà, chi li conosce assicura che la loro intesa non è venuta meno, cambia solo il modo di raccontarla, o meglio, di non raccontarla. E qui sta il punto: la dinamica tra due personaggi pubblici non è statica. Si modella, cambia ritmo, ricalibra pesi e misure. Adesso la misura è la discrezione. Una discrezione che, in un mercato fatto di visibilità perpetua, quasi stona. Ma è proprio questo stridore a rendere la scelta tanto discussa. Le piattaforme spingono a dire guardateci, a trasformare ogni gesto in contenuto. Il loro no, invece, è un invito a guardare altrove. Chi sperava di vedere prossimamente la coppia al centro di un evento scintillante, almeno per il momento dovrà accontentarsi di indizi indiretti, orari incrociati. Una canzone condivisa senza tag, l'eco di una risata fuori campo. Dettagli che compongono una presenza diversa, meno urlata, e proprio per questo più intrigante. Dietro le quinte, sempre secondo chi frequenta i loro ambienti, Erkan avrebbe anche spronato gli amici a evitare fughe di notizie. Non vuole che le confidenze diventino benzina per i blog. Non è un capriccio, è un modo di difendere il quotidiano, quelle ore invisibili che costruiscono la complicità. Azal, dal canto suo, ha corretto la rotta con una raffinatezza che la rispecchia, non si è chiusa, non è scomparsa, ma ha scelto parole più sobrie, immagini meno facili da decifrare. Una danza misurata tra presenza e assenza, tra luce e penombra. C'è chi sostiene che questo patto non farà che rafforzarli. In un'epoca in cui tutto si consuma in fretta, prendersi il diritto di respirare lontano dagli schermi potrebbe essere il segreto per restare. Altri avvertono il rischio opposto. Meno condivisione significa meno coinvolgimento, e i fan giovani, abituati al filo diretto, potrebbero sentirsi traditi. Eppure, i segnali che arrivano dai loro progetti e dalle persone a loro vicine raccontano di due artisti lucidi, consapevoli dei costi e dei benefici di ogni scelta pubblica. Quando la fama ti segue anche a luci spente, decidere cosa mostrare diventa fondamentale. Non è un caso che proprio ora si parli di equilibrio nuovo. Il compromesso non è fatto di regole rigide ma di istinto, capire quando alzare il volume e quando abbassarlo. Erkan ascolta il proprio bisogno di protezione, Azal ascolta il battito della comunità che le vuole bene, in mezzo, trovano il passo. Forse domani li rivedremo a un gala, magari li sorprenderemo a un festival, forse li incroceremo in una foto scattata al volo. Ma sarà quando vorranno loro, non quando la curiosità lo esige. Questo caso è diventato un esempio da manuale per capire come le coppie celebri trattino la privacy nell'era del commento eterno. La tensione tra visibilità e difesa del privato non si risolve, si gestisce. Erkan, con la sua fermezza gentile, mostra che dire no è possibile. Azal, con la sua eleganza, dimostra che dire sì al pubblico non significa rinunciare a se stessa. E la loro storia, per ora, vive in quella zona grigia dove ciò che non si vede esiste comunque, magari con più forza. Qui su Stelle Turche Rivelate abbiamo raccolto tutto quello che filtra dai corridoi della celebrità. La decisione di non frequentare eventi insieme dopo Capodanno, la cura con cui i post sono stati ripensati, il messaggio chiave arrivato da Erkan e l'eco con cui Azal lo ha accolto. Non c'è frattura, c'è ridefinizione.
Non c'è fuga, c'è scelta. E se qualcuno aspettava la scenata pubblica, resterà deluso. La sceneggiatura di questa storia non prevede applausi facili. E adesso tocca a voi. Credete che questo silenzio selettivo renderà più solida la loro relazione o pensate che la pressione dei social finirà per cambiare ancora le carte in tavola? Scriveteci cosa ne pensate, raccontateci come vivete voi il confine tra condivisione e intimità. Noi continueremo a osservare con discrezione e a riportarvi solo ciò che merita di essere ascoltato. Perché, ricordatevi, quando la luce si fa più bassa, il cuore di certe storie comincia a battere più forte. Restate connessi a Stelle Turche Rivelate. Nelle prossime settimane seguiremo ogni segnale, ogni apparizione, ogni briciola di novità sui social e tra le pieghe delle rubriche di gossip. Se succederà qualcosa, ve lo racconteremo. Se non succederà nulla, vi diremo perché proprio quel nulla è interessante. Attivate le notifiche, lasciate un like e preparatevi. Qui non servono fuochi d'artificio per raccontare un grande amore. Serve ascoltare il rumore lieve del silenzio, quello che, tra Erkam Merik e Azal Suba, oggi dice più di 1000 parole.